Come state? Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E di novità ce ne sono tante. Quindi partiamo con la primissima di oggi. Anzi, prima che mi dimentico, visto che trattiamo del rimborso del 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate, ricordatevi che sul mio sito internet, e lo vedete qua in sovraimpressione, potete trovare, oltre a tutte le altre novità, informazioni che vi ho lasciato apposta per voi, trovate anche la possibilità di capire come fare per ricevere questo benedetto rimborso. Quindi vi collegate al sito internet, c'è proprio una sezione rimborsi 730, andate, ci cliccate sopra e così vi risolvete tutti i problemi. Quindi mi raccomando, il sito internet. Allora, in questi giorni moltissimi di voi mi state scrivendo ovviamente dei messaggi sotto i video per chiedermi come e quando arriva il rimborso del modello 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate, i nostri amiconi esattori. Allora cosa ho deciso di fare? Ho deciso di spiegarvi molto brevemente in questa parte del video come controllare il pagamento del rimborso direttamente online. Allora, intanto vi dico subito che questa piccolissima guida può andare bene per tutti coloro che hanno fatto il 730 senza indicare il sostituto di imposta, perché poi chi ha avuto il sostituto di imposta ci penserà lui e se volete mi fate sapere qui sotto nei commenti, ne parliamo in un altro video. Quindi per capirci oggi parliamo di quelli che non hanno indicato per esempio il proprio datore di lavoro oppure l'INPS come soggetto pagatore, perché non è che tutti hanno, voglio dire, il sostituto di imposta. Quindi diciamo che per queste persone il pagamento del rimborso viene fatto direttamente dall'ADE, dall'Agenzia delle Entrate, e di solito arriva a partire da 6 mesi dalla data di trasmissione della dichiarazione. Quindi, facendo un rapido calcolo, se ne parla a partire da dicembre 2025 e si va avanti fino a marzo di quest'anno. Quindi marzo fa dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Sono 4 mesi di rimborsi. Attenzione, sempre che la dichiarazione sia stata inviata da giugno, quindi a partire da giugno. Ovviamente, come vi dico sempre, il rimborso viene pagato direttamente sul conto corrente della persona, perché lo sapete, ormai sono anni, adesso non ricordo com'era prima degli anni d'oro, degli anni 80, 70, 80, 90, adesso non ricordo. Comunque, a un bel momento gli enti statali hanno smesso di pagare in contanti, quindi non si ricevono più soldi contanti, ma un bonifico o un vaglia. Quindi a questo punto vediamo come fare. Per controllare il rimborso per adesso bisogna avere lo SPID, parentesi, lo dico perché magari qualcuno ancora non lo sa, dal primo o dal 6 di gennaio, adesso non ricordo esattamente bene la data, comunque lo SPID delle poste è diventato a pagamento, ok? Si paga 6 euro, ok? Non è più gratuito, sì che molti mi hanno detto, ma perché io già l'ho pagato, attenzione, sono cose diverse, qua si sta parlando di un abbonamento annuale, non del rilascio, sono due cose completamente diverse. Ci hanno obbligati ad averlo, ci hanno obbligati a pagare per averlo e adesso ci stanno obbligando a pagare per continuare ad avere qualcosa di cui, secondo me, potevamo farne ben a meno, ok? Anche perché prima dello SPID andavamo avanti tranquilli senza problemi, poi un bel momento qualcuno ha dovuto pensare di obbligarci ad utilizzare questo sistema. In alternativa potete utilizzare la carta d'identità elettronica, ok? Tanto ormai più o meno ce l'abbiamo tutti, quindi utilizzate la carta d'identità elettronica oppure la CNS, Carta Nazionale dei Servizi, che però io sinceramente quella non so, non l'ho mai utilizzata, non so neanche bene come funzioni, quindi
io andrei di carta d'identità elettronica. Poi entrate all'interno del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e dentro l'apposita sezione dedicata ai rimborsi trovate una scritta che dice: a breve sarà emesso l'ordinativo di pagamento. Questo vuol dire semplicemente che il pagamento del rimborso molto probabilmente inizierà a breve, oppure è già iniziato a partire da dicembre, quindi stanno andando avanti. Poi ricordatevi anche quali sono le soglie di pagamento, perché queste informazioni possono essere utili a capire quando arrivano i rimborsi. Quindi dobbiamo fare due distinzioni, quella di più o di meno di 1000 euro. Primo, se in contanti per importi inferiori a 1000 euro, la persona riceverà un invito ad andare a ritirare il rimborso in ufficio postale. Attenzione, si parla di contanti, ma di contanti al prelievo, non che vi arriva una busta con i soldi dentro, cioè non confondiamo le cose. E secondo, se invece l'importo supera i 1000 euro, allora la persona riceverà un vaglia direttamente dalla Banca d'Italia, quindi superiore a 1000 euro si riceve un vaglia, e in questo caso allora diciamo che i tempi si allungano parecchio, perché c'è tutta una procedura legata ai vaglia, una menata che adesso non sto a raccontarvi, comunque è una storia molto più lunga. E allora, per fare prima, cosa vi consiglio? Intanto andate all'Agenzia delle Entrate di persona. Lo so che è una scocciatura, lo so che bisogna andare in posti dove non ci piace andare, ok? Però andate di persona all'Agenzia delle Entrate, oppure potete rivolgervi al vostro consulente fiscale, CAF, patronato, commercialista, tributarista, insomma chi che sia, e chiedete di aggiornare i dati comunicando all'Agenzia delle Entrate il vostro numero di IBAN, che può essere conto corrente oppure una carta ricaricabile. Questo perché? Perché così facendo, non che non lo sappiano, però così facendo diciamo che si velocizza un pochino la procedura del rimborso. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Parliamo un pochino dei pagamenti di SFL, supporto, formazione e lavoro, visto che mi dite sempre che non se ne parla mai qui sul canale di questo argomento, è sempre stato un po' un casino per quello che non ne ho mai parlato. Però vediamo un pochino come stanno le cose. Come sempre i giorni importanti da segnarsi sul calendario per i pagamenti dei percettori di SFL sono due. Primo, metà mese per chi riceve per la prima volta il pagamento e ha fatto domanda dopo il 10 del mese precedente. E secondo, fine mese per chi ha fatto domanda per la prima volta entro il 10 del mese corrente o per chi ha un pagamento successivo al primo. Quindi diciamo arretrati, non so cosa. Come vi ho detto prima, a metà mese lo hanno ricevuto tutti o comunque lo riceveranno, perché poi adesso stiamo andando verso febbraio, quindi lo riceveranno tutti quelli che aspettavano la prima mensilità, oppure a chi riguarda gli arretrati, ok? Un'altra cosa importante che mi state chiedendo in questi giorni è questa qua, è una domanda, ne ho presa una a caso, ma più o meno sono tutti uguali. Cosa succede dopo che sono passati i 12 mesi di SFL? Allora, primo, il pagamento di SFL da 500 euro, lo sapete, dura solo finché si svolge il corso di formazione o si svolge qualsiasi altra attività di formazione, non so quello che sia, e vale per un massimo di 12 mesi. Poi, alla scadenza dei primi 12 mesi, se il beneficiario sta ancora partecipando a un corso di formazione, se sta ancora partecipando, attenzione, la misura può essere prorogata in questo senso per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, ok? Oppure andate al centro per l'impiego e chiedete di aggiornare tutto quanto. E quindi ogni quanto si aggiorna, l'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche in via telematica,
della partecipazione a quelle attività e nel caso in cui non c'è la conferma il beneficio viene sospeso. Quindi molti che mi dicono ma non mi è stato pagato quando mi arriva perché ho saltato un mese di qua e di là, andate ai centri dell'impiego ad aggiornare le situazioni perché quelle cambiano. Se non siete voi a muovervi, non sperate che siano loro a dirvi guarda vengo lì da te, ti aggiorno, ti faccio, ti dico. Scordatevelo proprio, quindi dovete muovervi, dovete alzare il sederone dal divano e andare di persona, ok? Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!